Ciao e benvenuto o benvenuta in questa terza lezione della sezione Spunti ed idee in cui ti faccio vedere questa ipotesi di piano di commercializzazione dei vini toscani in America da parte di un'azienda italiana che quindi è andata a darsi delle attività attraverso i classici contenitori del piano, quindi uno per il Chianti, uno per il Brunello di Montalcino, poi ha messo anche in cantiere, supponiamo che le cose siano andate così, il Morellino di Scanzano, ma per il momento ancora non ha strutturato attività per quest'altro tipo di vino, ma ci sta pensando. Quindi per ciascun tipo di vino ci saranno le varie aree del mondo dove deve essere commercializzato. Quindi, per esempio, qui sicuramente ci saranno da fare le liste SharePoint dei clienti e dei fornitori, perché magari questa è un'azienda di commercializzazione che il vino non lo produce, lo deve acquistare da chi lo produce, quindi quello sarà il suo fornitore e poi avrà i suoi clienti nel mondo a cui vende questi vini, quindi sicuramente anagrafiche dei clienti e dei fornitori su SharePoint, sicuramente delle liste SharePoint dove i vari venditori nelle più disparate parti del mondo possano inserire i dati di quello che hanno venduto oggi, di modo che sull'account Office 365 sia sempre tutto aggiornato e vengano automaticamente fuori le statistiche da SharePoint, siano immediatamente estrapolabili magari in un foglio Excel per fare un grafico, anzi magari siano direttamente collegate a un foglio Excel, sincronizzate con un foglio Excel da cui i grafici si aggiornano automaticamente sulle vendite in quell'area piuttosto che in quell'altra. Poi ha anche previsto che periodicamente vuole misurare alcuni indicatori di performance sull'andamento dell'attività in tutte le parti del mondo e anche fare la SWOT analysis periodicamente, cioè l'analisi di medio-lungo periodo per vedere quale strategia aziendale è migliore da intraprendere in termini di opportunità, minacce, punti di forza e punti di debolezza, la classica SWOT, però anche qui per impostare una SWOT analysis servono dei dati precisi che quindi vanno raccolti. Quindi qui essenzialmente anagrafiche e dati per vedere come vanno le vendite e per analizzare alcuni indicatori di performance e per fare la SWOT analysis nel corso del tempo. Anche questo piano è integrato in Teams, ha un suo indirizzo come gruppo Office 365 in Outlook, ha un suo ambiente in OneDrive, poi ha un sito SharePoint, qui sicuramente il sito SharePoint è utile, si possono condividere tante cose con i clienti, con i fornitori, perché poi se diamo l'accesso a un cliente o a un fornitore non è detto che glielo dobbiamo dare per tutto il sito SharePoint, ma glielo possiamo dare anche soltanto per una pagina, magari proprio quella dedicata a lui, dove lui lì pubblica, ci fa una nuova offerta di vendita di un determinato vino, ci mette la fotografia, ci mette il prezzo, ci mette i diversi quantitativi per cui varierà il prezzo a seconda di quanto ne compriamo e quella sarà la sua pagina che vedremo solo noi e lui, quindi non tutti gli altri fornitori e così per i clienti. Questo è il blocco note, ovviamente utilissimo nel caso di un'attività del genere. Questo è l'ambiente to do e anche in questo caso questa attività marketing Tuscan Wine America è stata assegnata a me, quindi me la ritrovo nel mio to do. Questo è Power Apps e da qui, come abbiamo detto, Power Apps è collegato non ad un piano ma all'ambiente Office 365, quindi a tutto Planner, a tutto quello che c'è in Planner e quindi io se posso intervenire su quel piano, ovviamente io qui posso intervenire perché sono l'amministratore di tutto l'account, quindi posso intervenire su tutti i piani, però potrei anche non avere la possibilità di intervenire su questo piano. Io lo posso fare, lo seleziono e nel contenitore Chianti vado ad assegnare un'attività a Susan Davis che magari cura le vendite negli Stati Uniti e gli dico fai questa cosa, così riceve subito il messaggio, viene notificata del fatto che nel piano di Planner attraverso Power Apps le è stata assegnata un'attività. Per quanto riguarda Forms, qui abbiamo detto si possono fare tutti i moduli di raccolta dati anche dei clienti, dei fornitori, per esempio i clienti ci possono chiedere un preventivo e ci può essere un modulo per il preventivo online con Forms, quindi il preventivo che
che loro riempiono, che ci richiedono, va automaticamente nella lista dei preventivi richiesti dai clienti, così come i preventivi che ci potrebbero mandare i fornitori, ci potrebbero riempire il form in Forms e questi dati andare direttamente nella lista SharePoint. Anche in questo caso Sway ci può servire molto perché ci si possono fare delle belle presentazioni quando dobbiamo presentare il prodotto ai nostri clienti. Quindi anche in questo caso ti ho dato un'idea per lo svolgimento di un'attività di marketing. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!